Oggi ho una sfida divertente per te. Tradurre delle frasi dall'inglese all'italiano. Ti farò vedere una frase in inglese e ti darò 5 secondi per pensare alla traduzione. Che dici? Cominciamo? Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Ho scoperto una cosa molto interessante. Più del 65% delle persone che guardano questo canale non sono iscritte. Se trovi che i contenuti che pubblico ti aiutano a migliorare l'italiano e se anche solo un video ti è stato utile, ti chiedo il favore di iscriverti. L'iscrizione al canale mi aiuta molto più di quanto tu possa immaginare e mi consentirà di continuare a proporre dei contenuti di qualità per molto tempo. Quindi, se vorrai iscriverti, se deciderai di farlo, te ne sarò immensamente grata. Ed ora continuiamo. Ecco la prima frase. Come si traduce? Ti va di uscire stasera? Noto che l'uso di ti va crea qualche difficoltà. Rivediamolo brevemente. In italiano possiamo dire ti va un caffè? Quindi ti va può essere utilizzato con un nome. Ti va una pizza? Se invece lo usiamo con un verbo, allora dobbiamo utilizzare la preposizione di. Ti va di andare al cinema? Ti va di mangiare un gelato? Eccetera. Ecco la seconda espressione. Stammi bene, che si usa quando ci congediamo da qualcuno e vogliamo farlo in modo cortese, augurando all'altra persona di stare bene. Espressione numero 3. Guarisci presto. Questo è un augurio di pronta guarigione che viene usato generalmente quando qualcuno sta male. Attenzione all'uso del verbo guarire, che non ho ben capito per quale motivo, ma di solito non è conosciuto, mettiamola così, dagli studenti di italiano. Il verbo guarire è un verbo della terza coniugazione che segue lo stesso modello del verbo capire. Pertanto dobbiamo inserire nella coniugazione del verbo ISC, perché si dice io guarisco, tu guarisci, eccetera. Espressione numero 4. Non vedo l'ora. Esprime grande entusiasmo e impazienza per un evento che accadrà in futuro. Quinta espressione. Qui in realtà esistono diverse traduzioni. Una potrebbe essere ma fammi il piacere, ma potremmo anche usare ma piantala o anche ma finiscila. In questi due casi abbiamo usato due verbi pronominali e a proposito ti ricordo che se vuoi conoscere i 35 verbi pronominali più importanti in italiano puoi scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link in descrizione e potrai anche accedere direttamente qui. Sesta frase. Come ti trovi qui?
che serve per sapere come si sta adattando una persona in un nuovo luogo. Ricorda che come ti trovi non ha nulla a che vedere con il verbo trovare, cosa che spesso gli studenti faticano a capire. Noi stiamo cercando di sapere qui se la persona sta bene o sta male. E infatti la risposta alla domanda potrebbe essere mi trovo bene oppure mi trovo male, cioè non mi trovo a mio agio, oppure nella frase positiva affermativa mi trovo bene, appunto. Frase numero 7. Vado molto d'accordo con lui. L'espressione infatti è andare d'accordo con qualcuno e significa avere una relazione amichevole, una relazione positiva con un'altra persona. L'ottava espressione di solito crea qualche problema. Vediamo un po'. Che guaio! Ma che cos'è un guaio? Un guaio è una situazione difficile, spesso imprevista, e in italiano si usano molto le espressioni essere nei guai o finire nei guai o anche essere in un mare di guai, quando le cose vanno veramente male. Allora, com'è andata? Quante frasi sei riuscito o riuscita a tradurre in modo corretto? Ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti e se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere anello qui sotto. Oggi abbiamo visto alcune frasi che noi italiani utilizziamo nella vita di tutti i giorni, ma c'è un'espressione particolare che dovresti conoscere per capire l'italiano informale e questa espressione è embè. Ecco perché il prossimo passo è quello di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Italiano con Eli.